Ciao a tutti! Oggi ci tufferemo insieme in un progetto che profuma di ricordi d'infanzia. Vi ricordate che da bambine con un semplice foglio di carta bastava piegarlo per creare degli aeroplanini, delle barchette, dei fiorellini e molto altro? Bene, oggi andremo a fare la stessissima cosa però con l'uncinetto. Realizzeremo insieme infatti una borsina origami, un accessorio che nasce da semplici maglie basse e si trasforma in qualcosa di unico come appunto quei giochi di carta di un tempo. Prepariamo quindi l'uncinetto da 4 mm, una rocca di filato tie del colore a vostra scelta, un manico che può essere questo che ho messo io con la catena oppure perché no potete crearlo con l'uncinetto stesso, un bottone ad osso che vedete qui oppure potete aggiungere dei bottoni automatici. È un bel progetto soprattutto adatto alle principianti, perché veramente basterà semplicemente saper realizzare delle maglie basse. Quindi, come dicevamo, per la nostra borsa origami basterà semplicemente realizzare un rettangolo di 75 cm x 25 e per farlo partiremo dal lato dei 25 cm e quindi andremo ad avviare 35 catenelle più una che ci servirà per girare il lavoro. Realizzate quindi le nostre 35 catenelle più una, partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto, andiamo a realizzare una maglia bassa in ciascun punto. Ho realizzato anche la mia ultima maglia bassa sull'ultima maglia della catenella ed ecco qui come si presenta la nostra prima riga. E vedete, se andiamo a misurare con un metro da sarta, la lunghezza è di 25 cm. Adesso al giro numero 2 andiamo a realizzare una catenella che sarà sia per stabilire l'altezza, ma sarà anche in sostituzione della prima maglia bassa. A questo punto giriamo il lavoro ed entriamo nella seconda maglia bassa del giro precedente e anche qui andiamo a realizzare una maglia bassa in ciascun punto. E continuiamo in questo modo fino alla fine della riga. Andiamo a lavorare bene anche l'ultimo punto, che è questo qui, e facciamo la nostra maglia bassa. Se siete proprio alle prime armi, vi consiglio sempre di contare i punti. Quindi ciascun giro deve avere 35 maglie basse. Stessa cosa per quanto riguarda il giro numero 3. Facciamo una catenella che sarà in sostituzione della prima maglia bassa, giriamo il lavoro e partendo dalla seconda maglia bassa del giro precedente andiamo a realizzare una maglia bassa in ciascun punto. E continuiamo in questo modo per un totale di 121 giri che corrisponderanno ai nostri 75 cm. Io continuo e ci vediamo all'ultimo punto perché voglio farvi vedere come prendere appunto la maglia bassa. Ho quasi terminato la mia riga e voglio farvi vedere come andare a lavorare l'ultimo punto. Entriamo qui in questa catenella qui. Vedete proprio nell'ultima, in questa, escludendo questo filino di lato. Quindi andiamo a prendere proprio la catenella e andiamo a fare la nostra maglia bassa. In questo modo vedete che poi qui nel giro precedente vi verrà questa lineetta. Io vi ho dato queste misure perché se andiamo a dividere il 75 diviso 3 esce 25, 25 e 25. Quindi di qualsiasi misura vogliate fare la vostra borsa, ricordatevi che l'altezza e non la lunghezza del rettangolo, quindi l'altezza deve essere moltiplicata per 3.
Quindi se decidete di farla più piccolina, con un'altezza anziché di 25 ma di 15 cm, dovete ricordarvi di fare una lunghezza del rettangolo 15 più 15 più 15, che sono 45 cm. O se volete farla più grande, piuttosto che 25 cm di altezza, la volete fare di 30, dovete fare 30, 30 e 30, quindi un rettangolo di 90 cm, se volete variare la taglia. In questo caso, con queste misure che vi ho dato, la borsa finita uscirà un 36 cm per 36. A questo punto, una volta realizzato il nostro rettangolo, lo mettiamo di fronte a noi con la parte lunga in orizzontale e andiamo a piegare il lato destro prendendo l'angolo in basso e portarlo fino in alto sempre dell'angolo destro in modo da creare un angolo retto. Stessa cosa andiamo a fare con il sinistro, ma al contrario, quindi prendiamo l'angolo superiore e lo facciamo arrivare fino in basso in modo da formare un altro angolo retto. Arrivati a questo punto andiamo a fare un'ulteriore piega in questo modo ed ecco qui che la nostra borsa è formata. Adesso non ci resta che cucire sia questo lato che quest'altro e per farlo io andrò ad utilizzare una cucitura che sembra a zig-zag, che adesso vedremo bene nel video, o in alternativa potete utilizzare un ago da lana facendo la cucitura invisibile. Se vi piace, inoltre potete utilizzare anche una cucitura a maglie bassissime, questo dipende da voi. Facciamo una catenella di sicurezza. Successivamente andremo a nascondere i filini. A questo punto tiriamo un po' fuori l'asola, togliamo l'uncinetto ed entriamo nel punto corrispondente del lato opposto con l'uncinetto. Vedete, agganciamo l'asolina e la facciamo uscire dal lato opposto e qui andiamo a fare una catenella. Tiriamo nuovamente fuori l'asolina, entriamo nel punto successivo del lato opposto, ripeschiamo l'asolina, ok? E la portiamo dal lato opposto, in questo modo. Tiriamo bene il filo e facciamo una catenella. Entriamo con l'uncinetto qui sul lato opposto, riagganciamo l'asolina e la portiamo fuori. Ok? E andiamo a fare una catenella di sicurezza. Tiriamo leggermente fuori l'asolina, entriamo nel pannello opposto, entriamo con l'uncinetto in questo modo, riagganciamo l'asolina, la portiamo fuori e facciamo una catenella. Ok? E vedete come il punto si camuffa perfettamente. Quindi tiriamo leggermente fuori l'asolina, entriamo con l'uncinetto nel lato opposto, agganciamo l'asolina e la facciamo uscire dall'altro lato. Ok? E facciamo la nostra catenella. Prima da un lato e poi dall'altro. Viene una specie di punto zig-zag che però si confonde perfettamente con il resto delle maglie basse. In alternativa, ve lo faccio vedere qui in quest'altro pezzetto, potete semplicemente realizzare delle maglie bassissime. Ok, prendete un punto corrispondente, un punto di un lato e il punto corrispondente del lato opposto e andate a fare delle semplici maglie bassissime. Ma in questo caso vi verrà una decorazione, chiamiamola così,
che sembra una catenella. Vedete, vi viene questo punto in rilievo. Sinceramente preferisco la prima opzione, o in alternativa potete aiutarvi con un ago da lana. Bene, io continuo la cucitura di un lato, passo alla cucitura del lato successivo e ci ritroviamo di nuovo insieme per attaccare il bottone, il manico e creare un'asola. Una volta terminata la cucitura, non ci resta che attaccare il bottone ad osso, in questo modo. Adesso registro senza microfono. E adesso, una volta cucito il bottone, dobbiamo andare a creare le asole. Per quanto riguarda l'asolina, ho realizzato 7 maglie basse e per farlo ho contato come quarta maglia, ok, proprio il centro della cucitura, quindi questa deve essere la quarta maglia. 3 maglie basse le andiamo a fare all'inizio e 3 maglie basse alla fine, partendo sempre dalla maglia bassa, quindi tenendo quella come punto di riferimento iniziamo a realizzare le nostre 7 maglie basse. Realizzate le nostre 7 maglie basse, andiamo a realizzare 12 catenelle che andiamo a chiudere con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa che abbiamo fatto. A questo punto possiamo tagliare il filo, portarlo dentro e successivamente andarlo a nascondere. Ed ecco che abbiamo terminato la nostra borsa origami. Non ci resta quindi che attaccare il manico. Non ve lo faccio vedere nel video perché è veramente semplicissimo. Io ho preso questo qui, non so se riesco a farvelo vedere dalla telecamera. Vedete, ha questi 2 gancettini. Quindi andrebbe attaccato un gancettino a destra, l'altro a sinistra, ma non l'ho fatto perché avevo la catena troppo lunga e purtroppo sono ancora in fase di trasloco e quindi non ho il materiale a disposizione. Perché è tutto iscatolato ancora negli scatoloni, sinceramente non so dove sia finito. Con l'occasione mi scuso anche per dirvi se la qualità dei video non è il massimo, è proprio perché ho ancora tutta l'attrezzatura ancora negli scatoloni e quindi sto facendo con quello che avevo a portata di mano, perché tutto il resto è veramente ancora negli scatoloni e non so dove sia finito. Bene, per questa settimana è tutto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, supportatelo lasciando un bel like, un commento, che fa sempre piacere ricevere i commenti, e ci vediamo la settimana prossima con un nuovissimo tutorial. Ciao!